Rieccoci con un nuovo video, come vedete quest'oggi con i Romantic Tarot. Quindi parleremo ovviamente in maniera completamente esplicita e diretta d'amore, ossia frequento questa persona da poco tempo, relativamente qualche settimana, anche magari qualche mese, persona che però parla molto poco di sé. Racconta molto poco di sé e del suo passato. Mi nasconde qualcosa? Che cosa vuole veramente da me? Cioè, a che pro sta portando avanti questa nostra frequentazione, questa nostra conoscenza? Che cosa vuole veramente? Cosa pensa veramente di me? Cosa vuole veramente da me? E ovviamente come agirà nel prossimo futuro, comunque nel futuro identificato appunto dalle tempistiche dell'ultimo arcano. Quindi cerchiamo di capire un po', di curiosare un po' nella vita di questa persona che comunque vi piace, che state frequentando, che state conoscendo, ma che però non racconta molto di sé. E lo faremo dunque con i Romantic Tarot e con il metodo della croce semplice, ma metodo temporale. Perché a mio avviso in una stesa di questo genere è importante cercare di capire anche il passato della persona, della situazione, il suo presente, il futuro, diciamo, più imminente e il futuro un po' più lontano, quindi la carta della sentenza e ovviamente gli ostacoli. Quindi ciò che effettivamente potrebbe ostacolare in futuro, ma magari anche nel presente, la vostra frequentazione. Quindi cerchiamo di capire anche perché questa persona parla poco di sé. Potrebbe essere una persona molto chiusa, introversa caratterialmente, oppure potrebbe essere una persona disabituata al dialogo, perché in passato, nel momento in cui ha provato ad aprirsi, ha poi sofferto, oppure, terza ipotesi, obiettivamente anche probabilmente la peggiore, perché nasconde qualcosa. D'accordo? Quindi cerchiamo di capire il motivo di questi suoi silenzi e di queste sue omissioni. Se è soltanto un'impronta caratteriale, sulla quale eventualmente si può comunque lavorare e discutere, oppure se obiettivamente questa persona nasconde qualcosa. D'accordo? Dunque, per il principio di sincronicità, per chiunque di voi si trovi in questa situazione, cerchiamo dunque di chiedere agli arcani, con il metodo temporale della croce semplice, il passato di questa persona, il presente e ovviamente due posizioni inerenti al futuro tra voi e questa persona. Cerchiamo di capire anche quali possano essere effettivamente gli elementi di ostacolo tra voi e questa persona, cercando anche di capire perché sia così silenziosa, perché racconti così poco di sé, del suo presente, del suo passato, perché è proprio una predisposizione caratteriale, oppure perché questa persona nasconde qualcosa o eventualmente qualcuno. Dunque cerchiamo un po' di capire appunto questa persona che conoscete da poco tempo, qual è, diciamo, di questa persona il passato, il presente e quale sarà il futuro. Ovviamente però ragazzi, il futuro con voi e nei vostri confronti. Chiaramente passato, presente e futuro sentimentale, d'accordo? Quindi il focus è ovviamente sulle sue esperienze di cuore. Vediamo un po'. Perfetto.
Perfetto, allora io allontano come sempre momentaneamente appunto il mazzo di carte dal tavolo di stesa, di modo che possiamo avere tutto lo spazio di cui appunto abbiamo bisogno. Dunque, questo appunto è il metodo della croce semplice e in particolar modo il metodo temporale. Allora, in questa posizione, quindi prima carta che, come appunto avete visto, ho estratto, è il passato sentimentale di questa persona. Seconda posizione, il presente, ovviamente in riferimento a voi. Terza posizione, il futuro più imminente, cioè la linea di tendenza futura tra voi e questa persona. Posizione centrale, ovviamente gli ostacoli, ed infine, ultima posizione, la sentenza, ossia ciò che accadrà in un futuro anche più distante, appunto, tra voi e questa persona. Dunque, iniziamo dal passato, vediamo un po' quali sono state le sue esperienze. Allora, qui abbiamo un fante di bastoni. Allora, o questa è una persona molto giovane da un punto di vista strettamente anagrafico, perché parliamo di un fante. I fanti generalmente hanno un'età anagrafica compresa tra i 20, 25 e i 30 anni proprio al massimo. Oppure è una persona che ha sempre vissuto, nonostante magari l'età anagrafica piuttosto elevata, però in maniera un po' superficiale e infantile i rapporti. Parliamo di un fante, quindi non di una persona malvagia o di una persona crudele, ma di una persona che ci sa fare poco, cioè sa gestire poco i rapporti, perché li vive sempre in maniera piuttosto superficiale ed embrionale. Cioè è una persona che si fa cogliere immediatamente dall'attrazione fisica, bastoni, insegue l'obiettivo. Una volta che è riuscita questa persona a ottenere appunto in qualche modo la vostra attenzione, non dico che questa persona si stanca, però obiettivamente potrebbe un po' mollare la presa. Cioè è una persona che tende a rendere i rapporti sempre un po' superficiali. Ma vi ripeto, non è una persona malvagia, è semplicemente una persona che obiettivamente non gestisce in maniera del tutto matura i rapporti, anzi direi per nulla matura. Qui non abbiamo un re, ma non abbiamo neanche un cavaliere, che comunque è in qualche modo già inserito in un percorso di evoluzione, quindi pronto a prendersi delle responsabilità sentimentali. Questa è una persona che non è nel momento presente assolutamente pronta ad iniziare una storia vera e propria, perché questa persona è sempre stata così. Anche nel momento in cui questa persona possa essersi sposata o comunque possa addirittura aver avuto anche dei figli, è una persona che ha sempre vissuto i rapporti in maniera, vi ripeto, piuttosto scanzonata, come una sorta di eterno Peter Pan. Quindi è una persona che tende a dare poca, diciamo, credibilità ad un rapporto. Si lascia affascinare, vi ripeto, da una situazione che lo seduce da un punto di vista estetico, parliamo di bastoni, ma obiettivamente, al di là della mera curiosità, fa fatica ad andare. Perché il fante di bastoni ci parla di curiosità, ci parla di una persona intelligente, di una persona attiva, di una persona comunque anche pratica, attratta dalle novità, vi ripeto, molto curiosa, propositiva, però poi tende a lasciare le situazioni in maniera un po' embrionale, quindi non aiuta le storie a crescere, proprio perché parliamo di un fante di bastoni. Il fante di bastoni può rappresentare anche, visto che appunto poco fa vi ho parlato di figli, della presenza di un eventuale figlio, generalmente piccolo però, proprio perché parliamo di un fante, che potrebbe in qualche modo impegnare molto la sua progettualità e ovviamente destare a volte anche preoccupazioni. Quindi dovrebbe in qualche modo potersi prendere cura del proprio figlio, ma lo fa con grande fatica, perché o vive in maniera piuttosto appesantita il, diciamo, ruolo di padre,
quindi non si sente comunque pronto nemmeno in questo, oppure questo ragazzino effettivamente è problematico, per cui in qualche modo risveglia in lui ansie, tensioni e preoccupazioni. D'accordo? Vi ripeto, non c'è un 10 di spade piuttosto che una torre. Cioè non è una persona che in amore sembra aver sofferto molto. Perché? Perché è una persona che ha sempre cercato di anticipare una delusione ponendo fine alla storia. Nel momento in cui, per esempio, lui iniziava una particolare frequentazione e dopo i primi momenti di grande felicità e gioia iniziava a notare qualcosa che iniziava a scricchiolare nell'ambito della coppia, prima ancora di rischiare di essere lasciato, questa persona lasciava. Quindi una persona che per paura di soffrire in qualche modo si allontanava magari anche bruscamente dai rapporti, magari anche dando la colpa all'altra persona, facendo apparire l'altra persona come la vera causa della rottura. Ma poi, osservando bene, la causa è lui, perché è lui che non dà comunque il tempo anche ad un momento di criticità, perché no, di prendere forma, ma di superarlo. Da persona adulta e matura, attraverso il dialogo, la determinazione, il coraggio, cercare di portare avanti una storia, al di là delle difficoltà. Questa persona si arrendeva prima delle difficoltà. Tende un po' a scappare dai rapporti questa persona, per paura di soffrire. Perché non sa gestire evidentemente nemmeno la sofferenza. Vi ripeto ragazzi, parliamo di un fante, quindi di una persona che ha un'emotività molto fragile. Ora, nel momento in cui questa persona è anagraficamente molto giovane, quindi stiamo parlando di un ventenne, di un 25enne, ovviamente è fisiologico, d'accordo? Questo comportamento. Nel momento in cui stiamo parlando di una persona molto più grande, è chiaro che non è più fisiologico. Questa è una persona che evidentemente da un punto di vista sentimentale non è abbastanza matura. Non è una persona in grado di prendersi delle responsabilità. D'accordo? Perché tende a fuggire, tende a mantenere sempre, diciamo, una sorta di via di fuga da un rapporto. Generalmente, le carte di corte, in particolar modo appunto i vari fatti, sono legati generalmente all'arcano maggiore del matto. Il matto ha questo atteggiamento, cioè di essere una persona impulsiva, che si lascia attrarre da un desiderio, dalla bellezza estetica, da un moto, da un impulso, che però poi non si concretizza in maniera matura, solida, duratura e concreta, non prende forma. Agisce in maniera imprevedibile, curiosa, istintiva, guidato dal piacere, dal desiderio di sperimentare qualcosa di nuovo, perché il matto è attratto dalle novità esattamente come il fante, ma obiettivamente poi però non sa costruire bene quello che c'è dopo l'impatto della novità. Quindi è una persona che obiettivamente potrebbe, vi ripeto, anche addossare molto la colpa dei fallimenti delle sue storie precedenti alle compagne. Ma attenzione, perché qui c'è poca verità. Tra l'altro molto spesso, come tipico di un atteggiamento infantile, questa persona può tendere a mentire. Non in maniera malvagia, non parliamo di un fante di spade, ma lo fa perché probabilmente si rende conto che c'è qualcosa che non va nel suo comportamento, quindi se ne vergogna, perché generalmente i bastoni ci parlano anche di imbarazzo. Quindi vi ripeto, è una persona che tende molto ad amare la prima fase di un rapporto, il corteggiamento, vedete, portare i fiori, essere galante, farsi magari anche corteggiare, perché no? Ma poi questa persona non sa portare avanti un discorso concreto.
Quindi lascia i rapporti sempre in maniera piuttosto embrionale. Però vi ripeto, è una persona che sa corteggiare e che ama essere corteggiata. Quindi evidentemente è una persona di bell'aspetto che cerca qualcuno di altrettanto bello, perché ovviamente accende la sua passione. Quindi è una persona che comunque si è sempre comportata così in passato, Nel momento in cui comunque questa persona possa avervi corteggiato, possa avervi fatto capire immediatamente il suo interesse, possa aver voluto iniziare subito una frequentazione, una conoscenza con voi, anche in passato lo ha fatto. Ma attenzione, perché questa persona più in là di un certo livello non sa andare, non che non vuole, non sa andare. Quindi è una persona molto infantile e immatura. D'accordo? Generalmente infatti rappresentano degli individui che hanno un rapporto genitoriale alle spalle asfissiante. Quindi un cordone ombelicale mai interrotto. Quindi una famiglia troppo presente che non l'ha fatto crescere. Perché questa persona non è cresciuta, non sa badare a se stessa, da un punto di vista sentimentale. Poi, magari da un punto di vista professionale è ovviamente al top, ma da un punto di vista sentimentale qui ha poco da dare questa persona. Se non, vi ripeto, proprio l'impatto iniziale. Per cui può sembrare un gran corteggiatore, brillante, un uomo che ci sa fare, ma in passato ha chiuso molte storie, ovviamente si è visto chiudere molte storie, perché non è mai riuscito ad andare oltre un certo livello. Oppure, vi ripeto, questo fatto può proprio rappresentare un bambino di cui lui si occupa, che molto spesso riveste una grande importanza per lui. Un figlio che occupa ovviamente molto spazio dei suoi pensieri, del suo cuore, ma che anche in questo caso fa fatica a gestire. D'accordo? Vediamo in seconda posizione invece il presente della situazione, ovviamente in riferimento a voi. Che bello, qui abbiamo il sole. Allora, voi piacete molto a questa persona, proprio tanto, tanto, tanto. Allora, vi trova una persona molto gradevole, molto bella esteticamente, parliamo del sole, quindi una persona molto bella, una persona molto affascinante, ma anche una persona di grande intelletto e di grande intelligenza. Apprezza la vostra solarità, il vostro modo di vivere molto vivace, apprezza il vostro sorriso, il calore che voi trasmettete a questa persona nel momento in cui vi sente. Cioè anche solo il fatto di sentire la vostra voce lo scalda. Lo fa sentire avvolto, abbracciato, protetto. Questo è tipico anche comunque di una personalità piuttosto infantile, come se questa persona abbia sempre bisogno di qualcuno che gli prenda la mano, che lo tenga per mano, che tenti anche un po' di guidarlo. Tra l'altro non in questo mazzo, ma in mazzi più tradizionali, la carta del sole è generalmente rappresentato proprio da due gemelli bambini o comunque adolescenti. Di conseguenza questa è una persona che cerca la sua anima gemella e potrebbe averla vista in voi. Quindi sa che voi potreste andare molto d'accordo su vari punti di vista. Quindi vi sente molto affine. E si può anche azzardare, perché la carta del sole parla anche di questo, questa persona potrebbe già sentirsi molto coinvolta nei vostri confronti, quindi già sentirsi innamorata o comunque molto presa emotivamente dalla vostra presenza nella sua vita. Vi vede come, vi ripeto, un'anima gemella, come un qualcosa, un dono che appunto il destino gli ha fatto. Quindi la persona giusta al momento giusto. Quindi vi ripeto, è una persona molto ben disposta nei vostri confronti. Nel presente ovviamente ha tutta l'intenzione di portare avanti questa storia. Quindi non ha nessuna intenzione nel presente di chiudere la vostra conoscenza. Anzi, ha tutta l'intenzione di portarla avanti.
Ovviamente il Sole ci parla anche di incontri molto importanti che possono diventare comunque qualcosa di più, perché il Sole ovviamente preannuncia sempre un fidanzamento, un matrimonio. Quindi vi dirò, nel presente questa persona con voi sta progettando molto, ma vi ripeto perché ha un'ottima considerazione di voi. Cioè, oltre a vedervi, vi ripeto, una persona bella fisicamente, perché il Sole parla proprio di qualcosa che ovviamente dà luce e anche gran lustro a chi appunto vi ha al suo fianco, quindi si sente assolutamente lusingata questa persona dal conoscervi, dal poterlo fare, ma è una persona che si sente anche lusingata non solo per la vostra bellezza, ma anche, vi ripeto, per il vostro modo di fare. Quindi il vostro modo di parlare, di comportarvi, di atteggiarvi. È una persona, vi ripeto, particolarmente presa dalla conoscenza con voi. Ed è una persona che apprezza moltissimo le vostre modalità di rapportarvi a lui. Vi ripeto, ha intenzione di vedervi, di incontrarvi e si fida di voi, perché il Sole parla di sentimenti puliti, fedeltà, lealtà e fiducia. Quindi questa persona ha intenzione di aprirsi a voi e di raccontarvi qualcosa, anche magari del suo passato, perché il Sole ci parla di onestà, tutto alla luce del Sole, quindi segreti che vengono alla luce. Quindi questa persona ha voglia di parlarvi, di aprirsi a voi, perché man mano si sta fidando sempre di più di voi. Ecco perché vi stima. Poi, vi ripeto, vi vede davvero come una sorta di anima gemella, come la persona giusta nel momento giusto. Ama la vostra discrezione, ama la vostra educazione, ama il vostro rispetto. Questa persona ama molto di voi e si sente già presa da voi, questa persona. Vi pensa molto. Ovviamente però il Sole ci parla anche di calore, di fiamme, di passione. Quindi è una persona che vi desidera parecchio, devo dire la verità, anche fisicamente. È una persona che conta di contattarvi e ovviamente di invitarvi ad uscire, a stare del tempo insieme. Vi ripeto, soprattutto per poter parlare, dialogare. Questa persona ha voglia di aprirsi a voi, di aprire anche la propria vita, il proprio cuore verso un nuovo orizzonte. Il Sole è il 19° arcano, quindi siamo quasi alla fine del percorso del bagatto, per cui questa persona ha intenzione di iniziare una nuova vita, probabilmente anche con voi. Quindi è una persona che crede anche molto al karma, crede anche molto al destino. E in questo caso sente proprio di essere fortunata questa persona. Veramente molto bella, questa posizione. La carta del Sole è una delle carte più belle, se non addirittura la più bella, del mazzo, dell'intero mazzo di arcani. Di conseguenza ha un'immagine di voi molto molto positiva e ha tutte le intenzioni di vedervi a breve e comunque di iniziare un percorso con voi che sia diverso rispetto al passato. Qui abbiamo il Fante, con voi abbiamo il Sole, un rapporto tra due persone quasi gemelle. Quindi questa persona con voi ha un occhio e per voi ha un occhio di riguardo, vi vede molto diversa rispetto alle persone che evidentemente ha conosciuto nel suo passato. D'accordo? Allora, in questa posizione invece troviamo, come vi ho detto appunto poco fa, il futuro ovviamente più vicino, imminente. Quindi che cosa accadrà tra voi e questa persona, la linea, diciamo, di tendenza futura, nel momento in cui voi non andrete a cambiare nulla dei vostri comportamenti. Quindi a prescindere sicuramente dal vostro modo di agire, che cosa il karma, il destino vi porrà dinanzi nel momento in cui comunque voi lasciate le cose così come stanno e a prescindere quindi da qualsiasi vostro comportamento o volontà. Vediamo un po'.
E qui abbiamo il 10 di bastoni. Allora, il 10 di bastoni ci parla di un impegno costante che sicuramente vi porterà ad avvicinarvi a questa persona, ovviamente però non senza in qualche modo sudare per poter evidentemente vedere questa persona o comunque per poter riuscire a portare avanti questa progettualità data dalla carta del sole. Cioè, mi spiego bene. Il 10 di bastone è una carta positiva perché ci parla di successo, ovviamente, quindi di un ciclo che comunque si chiude per quanto riguarda la negatività del passato per aprirsi appunto verso un nuovo percorso, ma ovviamente è un 10 di bastoni, cioè è un percorso che per chiudersi, quello in riferimento al passato, e dar vita a qualcosa di nuovo, necessiterà di un impegno costante, bastoni, quindi un lavorare costante da parte di entrambi, quindi non solo da parte vostra ma anche da parte dell'altra persona. Cioè si tratta di impegnarsi effettivamente nel cercare di trovare dei compromessi nelle diversità, superare determinati ostacoli, venirsi in qualche modo incontro, parlare, dialogare. Cioè, evidentemente ci saranno dei momenti che potrebbero affaticare la vostra conoscenza, anche magari momenti di stop in cui non ci si può vedere o sentire, perché magari questa persona abita lontano rispetto a voi o perché magari avete delle divergenze professionali importanti che comunque in qualche modo vi tengono lontani. Comunque in questo caso questa è una persona che obiettivamente ha una vita piuttosto pesante e impegnativa. Parliamo di bastoni, quindi potrebbe essere una persona che lavora tanto o una persona che, vedete, viaggia per lavoro, si sposta per lavoro. Oppure una persona che dedica molto tempo al suo lavoro. Oppure voi, in questo caso, potreste rappresentare la parte appunto della coppia che lavora tanto, che quindi si sposta tanto per lavoro, che ha comunque una vita molto impegnativa. Ecco, in questo caso, vi ripeto, ci potrebbero essere delle difficoltà o comunque dei piccoli ostacoli che però si possono superare, perché parliamo di un 10 di bastoni, quindi il successo assicurato, ragazzi, c'è. Però chiaramente in questo caso dovreste cercare il più possibile di scendere a compromessi o comunque di venirvi incontro l'un l'altro, perché ovviamente il 10 di bastoni ci parla sicuramente di una riuscita, ma non senza comunque averci lavorato su parecchio. D'accordo? Quindi sicuramente in questo caso questa persona ha tutta l'intenzione di portare avanti questo rapporto con voi. Ve l'ho detto con la carta del sole. Fermo restando però che ovviamente nell'immediato futuro ci potrebbero essere proprio delle piccole difficoltà o comunque dei lievi rallentamenti che potrebbero in qualche modo impedirvi di portare avanti in maniera costante, per esempio quotidiana, questo rapporto. Ma qui non c'è una chiusura, non è un 10 di spade, attenzione ragazze, non è, vi ripeto, una torre o un 7 di spade. Il 10 di bastoni ci parla di piccoli ostacoli, difficoltà portate proprio dalla vita quotidiana, che ovviamente non vi impediranno di continuare il rapporto, ma chiaramente sono sicuramente dei piccoli ostacoli che potrebbero, per esempio, vi ripeto, tenervi magari lontani per qualche giorno o comunque impedirvi di sentirvi o di vedervi frequentemente come voi vorreste. Però vi ripeto, il 10 di bastoni ci parla comunque di successo. D'accordo? Quindi non ci sono dubbi, non ci sono indecisioni, andrete assolutamente avanti con la vostra conoscenza e con ovviamente la vostra frequentazione. Quindi è un arcano estremamente favorevole e ci parla di successo e di realizzazione. Però ovviamente ottenute non senza metterci il proprio impegno. D'accordo? Ma ovviamente il 10 di bastoni ci parla di contatti, ci parla di ulteriori comunicazioni, ci parla di cambiamenti favorevoli. Quindi
Qui c'è una linea di crescita, una linea di evoluzione. Quindi da parte di entrambi ci sarà la propensione verso un nuovo rapporto. Ma qui ci vuole coraggio, tenacia, entusiasmo, energia per poter ovviamente realizzare i vostri desideri. D'accordo? Quindi sicuramente qui c'è piena realizzazione, ma si dovrà lavorare sodo, senza lasciare questioni in sospeso, Quindi cercate di aprirvi al dialogo con questa persona il più possibile. Il 10 di bastoni però, vi ripeto, parla anche di viaggi, di spostamenti. Quindi potreste dover effettuare o voi o lui un viaggio, generalmente ovviamente per lavoro, che potrebbe tenervi distanti per appunto un po' di tempo. Questo però chiaramente riguarda, vi ripeto, quegli ostacoli di cui vi parlavo all'inizio, quindi delle piccole difficoltà, niente di tragico, di trascendentale, d'accordo? Quindi piccole difficoltà quotidiane. Per quanto riguarda le tempistiche di queste difficoltà, questo è un 10 di bastoni, che come appunto le ultime carte numerali di bastoni 7, 8, 9, appunto 10 di bastoni, ci parlano dell'ultima decade del mese, quindi delle difficoltà che andranno man mano scemando entro fine mese. Ovviamente siamo ai primi di aprile, nel momento in cui voi andiate a guardare questa stesa appunto primi di aprile, questa situazione andrà ad alleggerirsi entro fine aprile o comunque entro una trentina, quindi al massimo un mesetto di tempo, quindi una trentina di giorni. D'accordo? Quindi vi ripeto, è un rapporto che andrà avanti tranquillamente con qualche piccola difficoltà che però verrà sicuramente superata entro, tra l'altro, brevissimo tempo. In posizione centrale però cerchiamo di occuparci effettivamente degli ostacoli o dell'ostacolo che ovviamente ha chiaramente la meglio rispetto a qualsiasi vostro tentativo di superarlo. Quindi l'ostacolo vero, l'ostacolo più grande nell'ambito di questa frequentazione. Facciamoci ovviamente anche aiutare ovviamente dall'elemento che caratterizzerà ovviamente questa carta, cioè nel caso in cui sia per esempio una carta di denari, può rappresentare appunto delle incombenze finanziarie importanti e gravose. Nel caso in cui parliamo appunto di bastoni, professionale. Nel caso in cui parliamo di coppe, potrebbero essere questioni familiari che potrebbero appunto in qualche modo interferire nella vostra storia. Vediamo un po'. E qui abbiamo coppe, ecco, 6 di coppe, una situazione del passato. Allora, il 6 di coppe ci parla di una questione del passato che questa persona deve assolutamente sistemare e che non ha ancora sistemato. Il 6 di coppe ci parla generalmente del ritorno che può avvenire, ma può essere anche già avvenuto perché comunque questa posizione riguarda il presente, di una persona del suo passato che per lui è contata tanto, perché parliamo di coppe, quindi una persona che lui ha amato o dalla quale è stata particolarmente amata. È una persona che fa fatica a dimenticare ed è una persona che potrebbe sentire tutt'oggi nel presente o vedere. Non perché tra di loro ci debba essere per forza una storia, perché il 6 di coppe ci parla del passato. Potrebbe essere una storia appunto del passato importante che fanno ovviamente sia lui che l'altra persona fatica ad archiviare. Il 6 di coppe ci parla appunto di qualcosa che torna dal passato perché bisogna mettere un punto, perché bisogna effettuare una scelta e quindi chiudere definitivamente col passato per aprirsi al nuovo. Cosa vi ho detto ragazzi con la carta del sole? Che questa persona ha intenzione di
chiudere con il passato e iniziare un nuovo percorso con voi. Ve lo dicevo anche con il 10 di bastoni. Ed ecco che infatti ci viene confermato. Qui c'è una situazione del passato che deve assolutamente ancora in qualche modo essere gestita o semplicemente digerita, perché evidentemente qui non ha ancora messo o lui o l'altra persona o entrambi un punto definitivo. Potrebbe essere la mamma di questo bambino, per esempio, oppure una persona che potrebbe aver frequentato e che in qualche modo ancora sente o vede. Oppure potrebbe essere una figura che non necessariamente deve vedere o sentire, ma che è molto presente però nella sua memoria. D'accordo? Quindi può essere una persona che è presente sia fattualmente, ma anche nella memoria del soggetto della stesa, che quindi lo porta a riflettere in maniera anche molto nostalgica, con rimorsi anche, ma magari anche con rimpianti. Quindi questa persona sa, per esempio, magari di aver sbagliato con questa persona, quindi ha sensi di colpa, ma potrebbe anche in qualche modo sapere che l'altra persona potrebbe aver commesso dei gravi errori nei suoi confronti e quindi è una persona che è stata scottata da una storia pesante che comunque in qualche modo deve archiviare. È un 6 di coppe, d'accordo? Quindi non è qualcosa di vitale importanza, d'accordo? Quindi stiamo comunque parlando di un rapporto che sicuramente è stato importante, ma che ovviamente non riveste tuttora una importanza vitale nella vita di quest'uomo, cioè quest'uomo vive tranquillamente anche senza quest'altra persona. Però vi ripeto, o fattualmente la rivede, la risente, oppure ogni tanto torna a pensare a questa persona e di conseguenza è spaventato dal nuovo per la paura di incappare in una sofferenza. Cosa vi dicevo all'inizio quando vi ho descritto il fante di bastoni? Che è una persona che teme di soffrire. Quindi il fatto di aver magari rischiato di soffrire tanto in passato può spaventarlo anche nel rapporto con voi. Ecco perché mi viene come ostacolo. Quindi in questo caso il 6 di coppe, la carta del passato come ostacolo, vi ripeto ragazze, non deve essere per forza una figura fisica che ancora lo martella di telefonate e di messaggi, ma può essere anche il ricordo di un rapporto precedente che può averlo spaventato non poco. Comunque qui c'è qualcosa del passato che può provocare ancora confusione ed esitazione. D'accordo? Ci parla di qualcosa di finito però, ma che bisogna ovviamente archiviare definitivamente, perché può provocare degli ostacoli, dei ritardi. Nel caso in cui questa persona sia sposata, potrebbe ovviamente dover effettuare una separazione o un divorzio e quindi dover ancora contrattare molto con la ex moglie. Situazione molto pesante. Quindi il 6 di coppe ci parla anche comunque di un'ostinata presenza del passato a cui lui fa fatica a dire di no, perché a sua volta potrebbe essere molto attaccato al passato, non alla persona, ma al passato. Vi ripeto, è una persona a volte anche molto nostalgica. Deve avere particolari carenze questa persona, carenze emotive, che lo portano ad attaccarsi a determinate persone o anche semplicemente a determinati ricordi del passato e a scappare nel momento in cui ha anche solo il minimo sentore che le cose non vadano bene. È una persona piuttosto fragile questa, veramente. Però, vi ripeto, è una persona che deve ancora mettere un punto con il passato, perché il passato, ragazzi, quando torna nella vita di qualcuno è perché obiettivamente c'è ancora qualcosa, qualche strascico che ovviamente va rivisto e definitivamente cancellato nel percorso karmico di questa persona. Quindi vi ripeto, ci sono dei ricordi,
o comunque errori passati e non del tutto superati, che ovviamente possono portare questa persona comunque a sbagliare magari ancora con voi, o comunque a non vivere in maniera del tutto serena il rapporto con voi. Potrebbero rappresentare questi ostacoli di cui vi parlavo appunto con il 10 di bastoni. Quindi questa persona deve un po' riordinare le idee. Non c'è una rivale, qui non c'è una, per esempio, regina di spade o una regina di denari. Ci sta parlando di situazioni vecchie, ormai morte, avvizzite, svanite, che però hanno fatto parte del suo cuore e che fa fatica a lasciare andare. D'accordo? Quindi molto probabilmente la motivazione per cui appunto questa persona non vi parla del suo passato è perché ci sono delle questioni, o non l'ha fatto fino adesso, che potrebbero far riaffiorare in lui della sofferenza. Ma ve l'ho detto con la carta del sole, questa persona potrebbe aver voglia comunque di aprirsi, e avrà voglia di aprirsi con voi. Vediamo in ultima carta fondamentale, che è la sentenza, ossia che cosa obiettivamente accadrà nel futuro, anche più lontano, tra voi e questa persona. Vediamo un po'. Allora, e qui abbiamo il 2 di denari. Allora, il 2 di denari ci parla di una scelta, quindi della decisione se e come portare avanti il vostro rapporto. Il 2 di denari ci parla di una attenta organizzazione dei tempi e delle modalità attraverso le quali questa persona potrebbe appunto farsi vedere o farsi sentire, per cercare il più possibile di sia superare questi ostacoli di cui vi parlavo poco fa con il 10 di bastoni, sia comunque cercare obiettivamente di trarne le migliori e maggiori informazioni possibili per riuscire obiettivamente a capire come poter portare avanti il vostro rapporto. Il 2 di denari ci parla, vi ripeto, di una situazione di organizzazione, di pianificazione che necessiterà una presa di posizione matura, saggia, quindi una scelta su come poter proseguire, se proseguire, in maniera equilibrata, per gestire al meglio la situazione. Il 2 di denari dunque ci parla ancora di una situazione un po' altalenante, con alcuni dubbi e piccole perplessità. Cioè questa persona dovrà valutare bene i pro e i contro di una situazione, per cercare nuovamente di evitare problemi futuri. Allora, questa è una persona, ragazzi, ve l'ho già detto dall'inizio con il fante di bastoni, è una persona che ha molta paura dell'amore, ha paura dei sentimenti e nel momento in cui si sente molto coinvolta, e lo è perché qui abbiamo la carta del sole, questa è una persona che tende a spaventarsi e quindi in un certo senso, non dico a fuggire perché non è una carta di chiusura, ma in qualche modo a prendere tempo, vi ripeto, per cercare di capire come poter portare avanti il vostro rapporto e se portarlo avanti e con quali, vi ripeto, modalità, cioè deve valutare i pro e i contro della situazione. Quindi il 2 di denari parla di un momento di grande trasformazione sia nei progetti che anche nei pensieri. Il 2 di denari proprio è la carta del rischio da calcolare, delle scelte da compiere in base a delle trattative che però devono essere valutate con prudenza, con attenzione, con dedizione. A seguito, vi ripeto, ovviamente di buone notizie, messaggi, incontri, telefonate, perché il 2 di denari ci parla proprio di notizie anche importanti, quindi scambi comunicativi importanti che si susseguiranno ovviamente tra di voi, ma che potrebbero provocare nell'altra persona
comunque ancora un senso di inquietudine. Qui siamo partiti, ragazzi, con una persona, vi ripeto, immatura e infantile, che, vi ripeto, fa fatica a gestire appunto con saggezza e in maniera costruttiva un rapporto. Quindi questa è una persona che si sente presa, ve l'ho detto con la carta del sole, ma è pur sempre questo fante di bastoni e c'è questo passato che deve ancora rielaborare. Quindi potrebbe essere una persona che tende a rallentare, parliamo di denari, quindi l'elemento più lento tra i quattro, quindi una persona che tende a procrastinare una progettualità concreta, e questa cosa potrebbe rappresentare per voi un indugiare che potrebbe alla lunga stancarvi, perché rappresenta il 2 di denari anche da parte vostra la necessità di capire bene a questo punto se è il caso o meno di andare avanti in questa storia. Quindi mettendo un punto senza continuare ad attendere oltre per poter costruire un progetto, eventualmente anche con un'altra persona che sia più idonea a voi. Perché? Vi dico questo, perché il 2 di denari ci parla di una doppia scelta. Quindi tra questa persona e un'altra che potrebbe già far parte del vostro presente oppure che potrebbe arrivare in futuro. Quindi vi viene consigliato prudenza e attenzione con questo 2 di denari, perché è una carta bella, che parla di trasformazioni e di scelte, che parla di un rapporto che comunque va avanti, ma che attraverserà dei momenti di lentezza probabilmente eccessiva, dubbi, inquietudini da parte di questa persona, che potrebbero provocare in voi noia, confusione e turbamento. Per cui in qualche modo potreste sentirvi, vedete, inadatte nel portare avanti questa situazione con lui. Guardate, qui c'è questo giovane che comunque presta attenzione a questa ragazzina, cerca di darle un bacio, ma lei tende a spostarsi. Quindi potrebbe, alla lunga, questo rapporto non andarvi più bene del tutto. Perché, evidentemente, la situazione vi apparirà troppo altalenante e potrebbe iniziare a non piacervi più. Nonostante il 2 di denari ci parli comunque, vi ripeto, di trasformazione e comunque di comunicazioni, di scelte, di evoluzione, ma nonostante, probabilmente proprio a partire da questi messaggi, da questo sentirvi e magari anche vedervi, da questo aprirsi da parte di questa persona che vi dicevo appunto con la carta del sole, potrebbe esserci qualcosa di questa persona che potrebbe non piacervi del tutto. Quindi non è una carta di chiusura, almeno nel futuro, identificato ovviamente da questa stesa, non c'è una chiusura del rapporto, ma qui c'è un momento di svolta per cui voi stesse potreste, vedete, stancarvi di questa situazione ed evidentemente optare per un'altra persona. D'accordo? Ma in realtà è un po' quello che vi viene anche consigliato dagli arcani, cioè di fare attenzione al rapporto con questa persona. Perché, come vi dicevo con questo 6 di coppe, qui c'è un comportamento infantile che questa persona non ha ancora risolto e ci sono delle situazioni del passato, una in particolare, che questa persona deve andare ancora a in qualche modo gestire. Quindi è chiaro che questa persona o si dà una mossa e quindi agisce in maniera celere e concreta, oppure potrebbe rischiare di stancarvi. Ma parlando di un 2 di denari, questa è una persona, vi ripeto, che tenderà un po' a procrastinare una vera e propria presa di posizione, pur volendolo, ve l'ho detto con la carta del sole, ma potrebbe portarla troppo alle lunghe e di conseguenza questo suo temporeggiare potrebbe iniziare a darvi fastidio,
per cui potreste optare per un'altra persona. Il 2 di denari parla anche di falsa allegria, quindi voi potreste in qualche modo mostrare a questa persona inizialmente buon viso a cattivo gioco per cercare di capire chi avete davanti a voi, per poi invece decidere obiettivamente di allontanarvi da questa persona. Dunque, per quanto riguarda le tempistiche, la carta del 2 di denari ci sta parlando di alcuni giorni in particolare. Voi sapete che ogni arcano si riferisce comunque a 5, 6, 7 giorni al massimo, in particolare rispetto ovviamente a tutto il resto dell'anno. Ebbene, il 2 di denari ci parla proprio dei giorni che vanno dal 28 aprile al 2 di maggio. Quindi in realtà entro un mesetto circa, proprio in riferimento alle tempistiche identificate da questo 10 di bastoni, dopo tutte queste magari difficoltà che potrebbero esserci tra di voi, qui ci sarà la necessità di scegliere, di capire come se andare avanti, valutando bene i pro e i contro della situazione, perché potreste rendervi conto che obiettivamente potrebbe non essere la persona giusta per voi. Quindi qui ci saranno tante comunicazioni tra di voi, ma obiettivamente potrebbe esserci qualcosa che questa persona potrebbe dire che potrebbe non piacervi. Perché vi ripeto, il 2 di denari parla anche di imbarazzo in riferimento e a seguito di una conversazione, di una comunicazione, che potrebbe, vi ripeto, in qualche modo scatenare una forte emotività, ma comunque destare dei sospetti in voi, dei dubbi. Cioè, per esempio, potrebbe, è un esempio, parlarvi di una sua ex e ovviamente esprimersi in maniera un po' troppo sentita. Quindi potreste evidentemente pensare che lui possa ancora essere legato a questa persona. Oppure potreste notare un'intromissione eccessiva da parte, per esempio, dell'ex moglie o della mamma dei suoi figli o di suo figlio. Quindi ci sono delle situazioni che potrebbero un po' infastidirvi e quindi cercare di capire se è il caso di andare avanti e come eventualmente andare avanti per cercare di evitare pericoli in futuro. Quindi comunque anche voi vi troverete nella condizione di dover capire, decidere, scegliere, temporeggiare. Entro, vi ripeto, grosso modo un mesetto. In particolar modo, giorni di attenzione saranno dal 28 di aprile al 2 di maggio. D'accordo? Quindi cercate ovviamente di darvi del tempo anche voi, come farà lui, per cercare di capire se questa è realmente la persona che può fare per voi. Perché, vi ripeto, questa persona prova del sentimento, qui c'è il sole, ha un'opinione di voi molto importante, ma c'è questo passato che fa da ostacolo, che obiettivamente è impegnativo. Ci sono questi piccoli ostacoli dati dal 10 di bastoni, quindi qui si dovrà capire se è effettivamente la persona giusta oppure no, ed eventualmente optare ovviamente per un'altra persona. Voi sapete, ragazze, che comunque io poi le stese dopo un certo lasso di tempo le rifaccio, quindi la rifaremo proprio per tenere d'occhio ovviamente la situazione. Io ciclicamente comunque ripropongo le stese, proprio per permettervi anche di seguire appunto l'andamento degli eventi. D'accordo? Quindi vi ripeto, prendetevi anche voi del tempo e cercate di osservare con attenzione, in particolar modo quanto questo passato vada ancora ad influire e influenzare questa persona. Quanta influenza possano avere ancora le storie del passato o una in particolare. D'accordo? Quindi focus importante entro un mese circa per riuscire a capire, organizzarsi in merito a questa situazione e agire concretamente. Quindi decidendo se andare avanti
oppure in qualche modo interrompere questa storia. D'accordo? Di conseguenza, mi raccomando, attenzione, osservazione, prudenza, cercate, come dico sempre io, di tutelare ovviamente il vostro cuore e mi raccomando, fate la scelta che è giusta ovviamente per voi e per il vostro cuore, perché meritate assolutamente la felicità. D'accordo? Di conseguenza, come dico sempre, forza, coraggio, determinazione e buona fortuna.